Buongiorno a tutti, io sono Aurelio Barattini e oggi ci troviamo nel mio oliveto in località La Maolina, sopra le colline di Lucca. Sono qua per presentarvi una ricetta tipica del territorio, il tordello lucchese. L'origine di questo piatto può essere collocata intorno al 1700. Veniva chiamato tortello e poi un po' per dialettica, per toscanità, è stato chiamato tordello. Non è altro che un raviolo ripieno con questa sua forma caratteristica di mezzaluna, fatto con una sfoglia classica di pasta fresca all'uovo e condito con un sugo di carne. Ed è una rarità in Italia trovare un raviolo di carne condito con un sugo di carne. È difficile omologare la ricetta del tordello lucchese, in quanto ogni casa, ogni nonna ha la propria ricetta, che è una ricetta del cuore. E infatti quello che vedremo oggi è l'interpretazione del tordello della mia famiglia. Gli ingredienti nel nostro sugo sono del capocollo di maiale, del muscolo di manzo, sedano, carota e cipolla, quindi un soffritto, noce moscata, chiodi di garofano, vino rosso, olio extravergine di oliva, sale e pepe e il concentrato di pomodoro. In una casseruola andremo a mettere le nostre carni, quindi il manzo ed il maiale tagliato tipo a spezzatino, con l'aggiunta dell'olio extravergine di oliva. Facciamo andare a fiamma sostenuta, quindi facciamo brasare queste carni, aggiungiamo il sale, la noce moscata e il chiodo di garofano. Togliamo le carni dalla pentola. Nella stessa pentola andiamo ad aggiungere il soffritto di sedano, carota e cipolla. Nel frattempo che il sedano e la carota e cipolla soffriggono, andiamo con l'aiuto di un cutter a tagliare le carni che abbiamo appena tolto. Queste carni che abbiamo passato dal cutter le andiamo a reinserire nuovamente nella pentola dove c'è il soffritto. Sfumiamo leggermente con vino rosso, aggiungiamo il concentrato di pomodoro, aggiungiamo l'acqua, copriamo tutta la carne con l'acqua e facciamo bollire a fiamma bassa, molto bassa, per circa 7-8 ore. Il risultato finale sarà un sugo denso e pieno di sapore. Per la realizzazione del nostro ripieno abbiamo bisogno di una spalla di manzo e muscolo di maiale, sedano, carota, cipolla, uova, timo, vino bianco, mollica di pane ammollata nel latte, mortadella tritata, bietola saltata, noce moscata e parmigiano reggiano grattugiato. Anche qua prepariamo una casseruola e aggiungiamo le carni tagliate in questo caso molto più piccole. Aggiungiamo il sedano, carota e cipolla sminuzzato, mettiamo l'olio, aggiungiamo il vino bianco, appena il tutto è brunito togliamo e mettiamo tutto assieme nel cutter. Passiamo al cutter, poi togliamo, mettiamo in una bowl, facciamo raffreddare e aggiungiamo la mortadella tritata, le uova, il parmigiano reggiano, il timo,
la noce moscata, la mollica del pane ammollata nel latte, la bietola. Si salta la bietola in un padellino con olio e aglio e si aggiunge sminuzzata al ripieno e si amalgama il tutto. Abbiamo ottenuto il nostro impasto, è pronto per andare a riempire i nostri tortelli. Passiamo adesso alla preparazione della pasta. Gli ingredienti che compongono la ricetta della pasta all'uovo sono semola di grano duro rimacinata e uova, 10 uova per ogni chilo di farina. Si dispone la farina su una spianatoia, facciamo la classica fontanella e mettiamo le uova. Con le mani, piano piano, iniziamo a creare la massa, iniziamo a lavorarla con molta energia. La pasta deve essere lasciata riposare per circa un'ora/2 in un panno umido. Poi con l'aiuto della spianatrice metteremo i pezzi di pasta, inizieremo a raddoppiare e a calare anche l'altezza della sfoglia per avere la pasta poi da stendere e pronta da essere riempita. Una volta spianata la pasta andremo a formare delle palline con il nostro ripieno e le andiamo a mettere sopra all'incirca a distanza di 3-4 cm l'una dall'altra. Andiamo a ripiegare la pasta su se stessa. Poi si cerca con l'aiuto delle mani di far uscire l'aria presente. Con l'aiuto di un coppapasta zigrinato andiamo a chiudere il nostro tordello dalla sua forma tipica di mezzaluna. Ora andiamo in cottura, mettiamo il tordello in acqua e sale, facciamo cuocere circa 5-6 minuti più o meno. A cottura ultimata prendiamo i nostri tordelli, li mettiamo nella nostra padella con il sugo di carne, saltiamo e andiamo a impiattare. Aggiungiamo anche qua un pochino di timo per dare, diciamo, più tipicità al piatto. Vi ho presentato oggi, assieme a Italia Squisita, come facciamo noi i nostri tordelli. Venitemi a trovare all'antica locanda di Sesto, ma nel frattempo allenatevi a fare i vostri. Ciao!